Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete oggi siamo in macchina perché purtroppo è da un po' di tempo che qui il clima è piuttosto piovoso, piove di continuo e appunto questo clima non ci permette di andare a fare delle lavorazioni sul terreno che facevamo anni fa, perché in questo periodo noi solitamente prepariamo il terreno per andare a seminare le patate. Ma oggi, visto che appunto pioveva e avevo un po' di tempo da parte, sono andato al consorzio agrario a comprare le patate da seme e appunto poi per prepararmi a seminarle quando appunto ci sarà il terreno asciutto, perché le patate andrebbero a marcire in questo terreno qui. E quindi in questo video vi spiegheremo un po' come fare il taglio delle patate prima della semina, perché è molto importante anche per non andare incontro a marciumi che quelli annienterebbero totalmente la pianta. E vi ricordo prima di cominciare il video di iscrivervi e di lasciare un bel like, così noi continueremo a portare altri argomenti. Allora, ecco qua le nostre patate. Come vedete abbiamo preso due sacchi per adesso, uno da 25 kg e uno da 10. Queste sono le spunta che probabilmente conoscerete tutti, sono le famose patate a pasta gialla, mentre queste sono le Kennebec che sono da 10 kg e sono patate da pasta bianca appunto. Come vedete qua c'è proprio il passaporto delle patate e queste vengono dall'Olanda e ci sono scritte tutte le caratteristiche sia della spunta che della Kennebec. Ma quello che vi volevo dire è che io prima di comprare appunto le patate negli anni ho provato a vedere quali erano le patate che rendevano di più. Appunto in questo terreno qui dove sono io le spunta diciamo rendono un po' di più, poi dipende anche dagli anni, dipende da quanto piove, uno deve sempre cercare di variare il più possibile. Infatti la prossima volta, se andrò a comprare un altro sacco, comprerò quelle a pasta rossa che appunto sono un altro tipo di varietà che probabilmente quest'anno renderanno di più, questo non si sa. Adesso in questo momento questi sacchi li andrò a mettere in un posto dove non fa troppo freddo, perché praticamente li andrò a mettere in un posto dove c'è anche un po' di riscaldamento. In questo modo andrò a aiutare anche gli occhi, che sono i ributti delle patate, a crescere, così poi quando andremo a tagliare avremo già un modo di capire dove appunto dovremo fare il taglio. Eccoci qua amici, ha smesso di piovere, quindi andiamo a fare un piccolo sopralluogo nel posto in cui vorremmo mettere le patate, anche se come vedo di già il terreno è un po' troppo bagnato. Infatti, come pensavo, come vedete il terreno è proprio troppo bagnato per andare a fare la lavorazione con il trattore per preparare il terreno. Come vedete qui proprio troppo bagnato, andremo a sporcare tutto il trattore, anche se poi non è un problema, ma non fa nemmeno troppo bene al terreno. Quindi magari sfruttiamo questo momento per andare a montare gli attrezzi sul trattore e poi casomai prepariamo già le patate, le tagliamo e in questo modo poi abbiamo già tutto pronto per poi andare a seminare. Come vedete il terreno qua è parecchio bagnato, però ho visto che nei prossimi giorni non pioverà più ha già smesso da 2 o 3 giorni, però ho visto che nella prossima settimana ci sarà il sole, quindi dovrebbe asciugarsi e quindi potremo andare a preparare il terreno per appunto seminare le patate. Allora amici, eccoci qua dove teniamo i nostri attrezzi. Come vedete qui qua sotto c'è l'estirpatore che avete già visto in altri video. Andremo a utilizzare questo per smuovere un po' il terreno e poi successivamente andremo a utilizzare la nostra motozappa per diciamo spezzettare le zolle e fare il terreno molto fine, anche perché le patate hanno bisogno di un terreno asciutto e fine. In questo modo andranno chiaramente a crescere le patate molto più velocemente e meglio, anche in una situazione migliore, perché chiaramente se andiamo a dargli un terreno molto duro, compatto, le patate verranno piccole. Quindi dovremo andare a spezzettare e diciamo a rendere il terreno il più fine possibile. Allora ora andiamo a scoprire il nostro trattore, gli montiamo il roll bar e poi successivamente andiamo ad attaccare l'estirpatore, così poi lo copriamo e quindi è già pronto all'uso. Allora ecco qua il nostro estirpatore. Prima di utilizzarlo io sempre controllo che le viti di ancoraggio siano fissate bene, perché magari la volta prima che l'abbiamo utilizzato con le molle, sai, un po' si muove l'attrezzo e quindi ci sta che si allentino leggermente, anche perché poi se se ne stacca una, a parte che perdiamo la vite, ma si rischia poi di andare a convergere questo attrezzo ed è un casino, perché poi il ferro è difficile lavorarlo.
Allora, eccoci qua con i nostri sacchi, come vedete li ho già aperti, ne ho ricavato del filo, che magari lo riutilizzerò per fare altre cose, anche perché io questi sacchi non li voglio rompere perché li riutilizzo, anche perché mi piacciono un sacco, a me i sacchi delle patate, i sacchi del caffè, non so se sei mai stato in un frantoio, alcune persone invece di utilizzare le cassette come quelle utilizzano i sacchi, anche perché creano umidità, magari le olive si ingrossano un pochino. Però insomma sono anche belli e quindi io non li voglio rovinare perché li voglio riutilizzare anche magari per riportare delle patate a dei miei amici o se le voglio regalare a qualcuno. Allora, per fare la lavorazione di taglio serve un semplice coltello da cucina o da contadino e poi io le andrò a mettere in un luogo un po' areato, come può essere una cassetta così, e in questo secchio, in questo modo andranno a asciugarsi più lentamente perché appunto il taglio che faremo, essendo un tubero, la patata tiene l'acqua dentro, quindi si deve cicatrizzare la ferita, altrimenti poi se la andiamo a piantare andiamo a fare un danno perché poi va a marcire nella terra. Allora, eccoci qua con la nostra patata, come vedete è una semplice patata da seme. Non so se avete mai comprato delle patate da seme oppure avete comprato delle patate coltivate biologicamente senza nessun trattamento, se magari le avete acquistate da un contadino che appunto le coltiva in modo giusto. Noterete che dopo un pochino le patate formano questi ributti, come vedete questa pianta ne ha uno, due, ne ha due. Però andare a piantare una patata intera sarebbe uno spreco perché avendo due ributti abbiamo due piante. Quindi cosa facciamo? Andiamo a fare un taglio così, in questo modo andiamo a piantare due piante diverse e quindi avremo una maggiore produzione. Mi raccomando, vedete, in questo caso c'è tutta l'acqua qui perché la patata appunto essendo un tubero è piena d'acqua, quindi se andiamo a piantarla subito va a marcire. Quindi cosa dobbiamo fare? Le dobbiamo andare a mettere in un posto areato, come può essere la cassetta che ho io. In questo modo andrà a cicatrizzarsi e appunto dopo un pochino si seccherà e sarà pronta per la semina. Allora, ecco amici, vedete ci sono le nostre patate. Alcune grandissime le abbiamo tagliate in tre, ma è raro. Noi facciamo sempre due tagli, diciamo, anche sulle patate più grandi. Patate intere ne abbiamo trovata qualcuna perché, vedete, anche questa c'aveva un ributto solo e poi veramente piccola, non conveniva fare un taglio anche perché non si vedono occhi. E adesso questo qui lo andiamo a mettere in un luogo dove non c'è troppa luce, anche perché la luce e il sole sono gli antagonisti delle patate. Le andiamo a mettere in un luogo asciutto, in un luogo dove possono andare a cicatrizzarci, dove c'è abbastanza ricircolo d'aria e niente, poi aspettiamo di lavorare il terreno e poi andiamo a piantarle. Allora amici, abbiamo finito di tagliare tutte le patate, è uscito il sole, quindi perfetto, dovrebbe asciugarsi anche il terreno, così nei prossimi giorni andiamo a fare la lavorazione prima di estirpatura e poi di fresatura con la motozappa e poi andiamo a fare la semina. Salve amici, finalmente il terreno risulta un pochino più asciutto, quindi oggi andremo a fare la lavorazione di estirpatura con il trattore e poi successivamente faremo anche la fresatura con la motozappa e poi andremo a fare la semina. Allora amici, abbiamo appena finito di fare il lavoro con l'estirpatore, come vedete il terreno sembra lavorato abbastanza bene, è ancora un po' bagnatino ma non tanto e aspettiamo a fare la lavorazione di fresatura con la motozappa perché è troppo bagnato, poi
bisogna che si asciughi leggermente, tanto nei prossimi giorni ci saranno giornate di solo sole, quindi speriamo di riuscire a lavorarci e metterci le mani o domani o dopodomani. E niente, in questo momento adesso gli andrò a dare un po' di concime stallatico, un po' di cenere, perché le patate hanno bisogno di sali minerali, la cenere è uno dei migliori concimi per le patate, quindi gli andrò a dare un po' di cenere e poi appunto aspetterò quando questo terreno sarà un pochino più asciutto e lo andremo a fresare con la motozappa.